Quindi non sto paragonando direttamente il Pentagono agli antichi redattori biblici, soprattutto ai teologi. Sto dicendo che ogni istituzione seleziona, ordina e interpreta le informazioni che conserva. Sappiamo che chi ha la conoscenza mantiene il potere. Saluti a tutti cari amici. Elisabetta, devo dire che mi viene da dire che gli Elohim ci aiutano, perché il 7 agosto c'è stato il quinto rilascio da parte delle autorità americane sugli UAP e contemporaneamente è uscito il nostro libro I draghi dell'Eden, scritto con il teologo australiano Paul Wallis, e le due cose, combinazione, consentono dei confronti e dei parallelismi, e quindi veramente devo pensare che gli Elohim ci stiano aiutando. Vero Mauro, buongiorno a tutti. Sì, il Pentagono ha pubblicato altri 41 file sugli UAP. È il quinto rilascio disposto dall'esecutivo firmato dal presidente Trump e come sempre i materiali coprono oltre 70 anni di testimonianze, dagli anni 50 ad oggi. E anche questa volta emergono episodi che meritano un'attenzione particolare e durante il video ne parleremo. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una situazione che possiamo definire curiosa ma molto attesa, cioè l'istituzione pubblica i documenti, riconosce il fenomeno, ma non mette però a disposizione tutto ciò che servirebbe per comprendere meglio. Ci vengono mostrati alcuni frammenti, cioè una testimonianza, un filmato, la ripresa di un monitor, un rapporto magari parzialmente censurato. È un po' come la storia dei ciechi e dell'elefante ricordata da Paul Wallis nel libro I draghi dell'Eden, dove ognuno di questi ciechi tocca una parte dell'elefante e sulla base di ciò che tocca descrive un qualcosa che però è un qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'elefante, cioè con l'immagine completa, perché toccando una singola parte nessuno possiede l'immagine completa. Quindi la domanda è proprio questa. Direi, abbiamo davanti fenomeni differenti oppure stiamo osservando soltanto parti diverse di una realtà più ampia ma unica? Cioè si tratta di provare a unire i puntini? Insomma, io naturalmente non sono in grado di dare una risposta, però come sapete mantengo aperte tutte le possibilità. È in sostanza il mio solito facciamo finta che, quindi non affermiamo, non neghiamo, leggiamo ciò che abbiamo, tenendo conto però, e questa è la parte che a me piace, sia del presente sia degli elementi che ci arrivano dai testi antichi, perché i puntini si possono unire anche così, anzi direi forse è meglio. E noi adesso analizziamo il caso dell'8 settembre del 2021, sono le sfere del Golfo dell'Oman. Un velivolo delle forze speciali statunitensi stava partecipando a un'esercitazione notturna a fuoco reale nel Golfo dell'Oman. Secondo il rapporto di intelligence vennero segnalate 25 istanze relative a UAP. Gli oggetti venivano descritti come sfere che nei sensori infrarossi apparivano termicamente più fredde rispetto allo sfondo, i cosiddetti cold orbs. Presentavano anche caratteristiche peculiari: volo a bassa quota, in alcuni casi a pochissima distanza dall'acqua, velocità stimate tra 250 e 1300 miglia orarie, quindi da 400 a 2000 km orari circa. Gli spostamenti avvenivano in formazione con manovre definite dagli osservatori aggressive o comunque irregolari a seconda delle testimonianze. Ma la caratteristica che ci ha fatto davvero sobbalzare è questa:
viene riferita una apparente reazione allo sparo del cannone principale. Cioè le due sfere si allontanarono rapidamente nel breve intervallo tra funzionamento del grilletto e il rinculo del cannone della C-130. Il velivolo di cui stiamo parlando, infatti, è il cosiddetto Angelo della Morte, un potente cannoniere volante. L'angelo della morte, una definizione tipicamente biblica, tra l'altro, c'era l'angelo della morte, unire i puntini, insomma. C'è qualcuno che lo sta facendo evidentemente, perché se scelgono quei nomi è perché sanno. Anche perché il rapporto non si limita a dire che alcune sfere erano presenti nel cielo. Dice che si muovevano in formazione e che sembravano reagire all'attività dell'aereo. A questo punto non siamo più soltanto davanti a qualcosa che viene osservato, ma siamo davanti a qualcosa che osserva a sua volta e modifica il proprio comportamento. Ed è proprio ciò che tra l'altro la Bibbia ci dice degli Elohim, che osservavano il territorio e osservandolo hanno poi deciso cosa fare. Nei draghi dell'Eden Paul Wallis affronta proprio il problema delle descrizioni frammentarie. Noi moderni tendiamo a isolare, no? Ogni elemento, cioè una luce, una sfera, un movimento, una firma termica, come le chiamano. Le antiche culture invece inserivano questi elementi in una narrazione che voleva essere complessiva, almeno tentavano di costruire una narrazione che avesse il carattere della completezza. Proprio a proposito di questo, la Bibbia usa spesso l'espressione Tseva Hashamaim, che generalmente è tradotta come l'esercito del cielo, l'esercito celeste. E nel libro proponiamo di considerare anche il suo significato più concreto, cioè una schiera o una formazione operante nei cieli. Normalmente sappiamo che si parla di mito, di stelle, eccetera, ma noi invece facciamo finta che i racconti siano molto più concreti. Quindi non sto dicendo però ovviamente che le sfere del Golfo dell'Oman siano gli Tseva Hashamaim, però osservo che l'idea di presenze numerose, coordinate e operative nel cielo appartiene già al patrimonio narrativo antico e questi sono altri puntini che si uniscono. Il confronto non identifica ovviamente gli oggetti moderni, ci impedisce, direi semplicemente, di fingere che l'uomo abbia cominciato a descrivere fenomeni simili soltanto dopo l'invenzione della tecnologia moderna, tipo i radar ad esempio. Esatto, abbiamo infatti video, ad esempio uno in particolare mostra un oggetto che nel 2025 attraversa rapidamente il campo visivo di un sensore militare sopra un'area abitata del Medio Oriente. Il filmato è breve, non consente di ricostruire con estrema precisione le caratteristiche di velocità, quota, distanza, ma le strutture militari lo hanno esaminato e non riescono a fornire un'identificazione conclusiva. Sì, perché in effetti quando disponiamo soltanto di pochi secondi di filmato possiamo immaginare moltissime spiegazioni e quindi è bene non lasciarsi trasportare troppo dalla fantasia. Ad esempio nel nostro libro ricordiamo che i testi biblici impiegano termini differenti per descrivere ciò che si muove nell'aria, termini che ormai conoscete molto bene, Ruach, Kavod, Merkavah, eccetera. La tradizione religiosa li ha spesso, anzi sempre, trasformati in entità spirituali o elementi simbolici, metaforici, allegorici, ma il testo letto senza il filtro teologico descrive talvolta qualcosa che si sposta,
produce effetti fisici molto chiari, sia dal punto di vista del rumore che del movimento, che anche della pericolosità. Viene visto arrivare, viene visto partire, viene visto sollevarsi, viene visto atterrare. Questo possiamo pure riconoscere che non dimostra con certezza che si trattasse di macchine volanti, dimostra però che una traduzione spiritualizzante non è l'unica possibile, ed è sempre questo che noi intendiamo ribadire. Manteniamo la mente aperta alla possibilità che si parli di fenomeni estremamente concreti. Il caso delle sfere nel Golfo dell'Oman presenta in effetti un elemento particolare. Sono state osservate a bassissima quota proprio sopra la superficie dell'acqua. Non possiamo non ricordare il celeberrimo passo della Genesi relativo al Ruach che sfiora le acque, richiamato anche nei draghi dell'Eden da Paul Wallis, che lo libera definitivamente dalla traduzione teologica con la quale siamo sempre stati abituati a leggerlo. Sì, e ricordo, qualora non fosse ben chiaro, che Paul Wallis è un teologo anglicano che per 30 anni ha operato all'interno della Chiesa anglicana e quindi conosce dall'interno la nascita, l'origine e le motivazioni delle spiegazioni spiritualizzanti che vengono date. E in effetti all'inizio della Genesi compare questo Ruach che si trova sopra le acque. Le traduzioni parlano generalmente appunto di spirito di Dio che aleggia. Nel testo ebraico troviamo però il verbo merachefet, dalla radice rachaf, che indica il librarsi, tipico dell'aquila che si libra senza muovere le ali. Quindi è il restare sospesi con un movimento paragonabile appunto a quello di un grande uccello. E Paul osserva che la scena viene narrata dal punto di vista di chi si trova su una terra già esistente, non che viene creata da questi abitanti del Merachefet, ma devastata, sommersa, avvolta nell'oscurità, quindi già esistente ma tohu e vohu, cioè vuota e informe. E sopra quelle acque arriva qualcosa che si libra, quindi produce movimento. Quello che è interessante nel libro è il paragone che facciamo con le traduzioni e le tradizioni di tutto il mondo. Per esempio nelle tradizioni delle Filippine, del Guatemala, dell'America settentrionale, dell'Africa occidentale, compaiono racconti analoghi. Esseri aviformi o serpentiformi si librano sopra un mondo sommerso e intervengono sul territorio. E quindi ancora una volta la domanda filologica viene prima dell'interpretazione. Perché tradurre automaticamente Ruach con spirito se il testo descrive qualcosa che si libra nell'aria e quindi è un qualcosa che ha delle dimensioni ben delimitate, cioè non è onnipresente come ci si aspetterebbe da parte dello Spirito di Dio, insomma. Un caso molto recente è stato registrato nel 2026 negli Stati Uniti occidentali. Secondo un verbale dell'FBI, un agente governativo ricevette una segnalazione relativa al rilevamento di una radiofrequenza. Puntò quindi un visore infrarosso in quella direzione e osservò un oggetto scuro nel cielo. Poco dopo ne individuò un secondo. I due oggetti apparivano nell'infrarosso, si muovevano insieme e avevano dimensioni di circa 1,20 m. Apparentemente tenevano la stessa velocità. Non sappiamo quanto il caso sia stato realmente approfondito, quale frequenza fu rilevata e con quale intensità. Per ora questi dati non sono presenti nella parte pubblica del rapporto, ma restiamo in attesa di conferme. Ed è proprio qui che la pubblicazione diventa paradossale, cioè ci viene detto che esiste una possibile correlazione fra una anomalia elettromagnetica
e 2 presenze visibili nell'infrarosso, ma non ci vengono forniti gli elementi necessari per verificare tale correlazione. Nei testi antichi accade spesso qualcosa di simile, cioè resta il racconto dell'effetto mentre il meccanismo, la descrizione del meccanismo è andata perduta. L'errore consiste nel trasformare immediatamente ciò che non comprendiamo in un miracolo, cioè in un qualcosa di trascendente. Se un fenomeno produce rumore, calore, movimento dell'aria, luce, produce distruzione, siamo davanti a effetti fisici, indubitabilmente. Quindi la causa può essere ignota, ma non per questo diventa necessariamente, immediatamente soprannaturale. Nel libro ricordiamo per esempio il Keli Mashkito, cioè lo strumento distruttore. Il termine Keli, ricordo, indica concretamente uno strumento, un oggetto destinato ad una funzione fisica precisa. Ma la teologia vede anche qui l'azione divina. Il testo invece parla di strumenti. La differenza non è marginale, non possiamo liquidarla, non dobbiamo liquidarla. È stato fatto per 2000 anni, ma adesso è venuto il momento di riprendere la lettura di quegli antichi testi sotto una luce nuova, anche alla luce di ciò che ci stanno raccontando. Nel 2024 l'FBI intervistò un ex pilota militare che raccontò un episodio avvenuto nel giugno 2002 presso la base di Bagram in Afghanistan. Erano circa le 4:30 del mattino, il pilota si trovava all'aperto insieme a un collega quando notò che le stelle stavano progressivamente scomparendo. Qualcosa di enorme attraversava il cielo da ovest verso est. Il testimone ne dedusse una forma simile a un triangolo equilatero e stimò una dimensione di circa 500 piedi, quindi oltre 150 metri, e una velocità intorno ai 150 nodi, circa 277 km/h, con movimento rettilineo, uniforme e silenzioso. Nessuna luce proveniva dal mezzo. Il secondo pilota avrebbe osservato lo stesso fenomeno e dopo il passaggio avrebbe chiesto al collega: "Hai visto anche tu?" Il disegno diffuso dal Pentagono è una ricostruzione realizzata dall'FBI sulla base della testimonianza. Abbiamo quindi una prova pubblica testimoniale. E qui continuiamo a provare a unire i puntini, perché questa immagine delle stelle che scompaiono coperte da un qualcosa è straordinariamente concreta. Ed è esattamente il problema affrontato da Paul Wallis nel capitolo intitolato Il drago nella stanza. Se prendiamo separatamente le testimonianze antiche, troviamo ali, penne, scaglie, fuoco, rumore, fumo, capacità di volare, dominio sugli esseri umani e invulnerabilità alle armi dell'epoca. Questi sono i vari puntini, cioè ogni elemento isolato può essere ovviamente, se preso come isolato, trasformato in simbolo. Quando però li ricomponiamo, emerge una figura, una immagine coerente. È ovvio che non dobbiamo necessariamente chiamare drago, divinità o astronave questa immagine che se ne può ricavare. Dobbiamo prima riconoscere che le parti appartengono forse ad un medesimo fenomeno concreto. Questo è il primo passo che razionalmente e umilmente dobbiamo fare. Un secondo triangolo compare anche in un verbale relativo a Colorado Springs nel 2023. Marito e moglie descrivono un triangolo di minori dimensioni, definito delle dimensioni di un SUV,
silenzioso, traslucido, circondato da una strana foschia, con una fascia di luce azzurrognola posteriore. Come il caso precedente, i testimoni riferiscono assenza di rumore e forma triangolare dell'oggetto. Segnaliamo ancora un fatto davvero curioso. In un altro verbale viene segnalato che dopo l'avvistamento di luci rosse nel cielo da parte di 2 esperti in dispositivi per la visione notturna, dopo l'avvistamento uno dei 2 osservatori segnalò che il suo orologio analogico risultava avanti di 25 minuti rispetto a quello digitale dell'automobile del suo compagno e specificando che aveva controllato l'orario prima dell'avvistamento e l'orologio funzionava regolarmente. Qui anche la misurazione del tempo sembra entrare in confusione. Se ritorniamo all'ultimo lavoro, Mauro, che hai pubblicato con Paul Wallis, trovo paralleli davvero interessanti. Ad esempio, nel libro Paul si dedica a un personaggio davvero enigmatico e misterioso della Bibbia, il Leviatano, che viene descritto nel capitolo 41 di Giobbe. Solitamente viene presentato come creatura mitologica, simbolo del caos, appunto, della confusione, ma in realtà che cosa ci dice effettivamente il testo? Sì, in effetti il Leviatano è un, chiamiamolo, personaggio di cui io non ho mai parlato. Giobbe descrive un'entità, un essere, un qualcosa che non può essere sconfitto dalle armi umane. Spade, lance, frecce, eccetera, non sembrano produrre proprio alcun effetto contro di lui e dal suo apparato anteriore escono fumo, scintille e fuoco. È inoltre presentato come il capo dei Bene Shahaz, i figli dell'orgoglio, cioè individui appartenenti alla sua stessa categoria. Questo è interessante perché questa espressione Bene Shahaz è il corrispettivo dei Bene Elohim. Come i Bene Elohim sono i figli degli Elohim, cioè la stirpe degli Elohim, i Bene Shahaz possono essere identificati come una stirpe particolare che tradizionalmente viene tradotta appunto come i figli dell'orgoglio, cioè i figli della superbia, e che apparterrebbero quindi alla stessa figura del Leviatano, che non sarebbe quindi una figura singola. E quindi non è semplicemente un animale, possiede forza, possiede capacità offensive e possiede anche una posizione gerarchica perché è il capo. Il dato ancora più interessante è che immagini analoghe vengono riferite allo stesso Yahweh. Nel Salmo 18 e nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 22, si descrivono fumo che sale dalle sue narici e fuoco che esce dalla sua bocca. Quindi abbiamo un Dio che fa le stesse cose che fa il cosiddetto Leviatano, che è stato interpretato in tutti i modi possibili immaginabili. E invece Paul Wallis ne dà una chiave di lettura estremamente concreta e che io trovo di un fascino incredibile. Naturalmente si può dire che sia poesia, no? Certo, però poesia non significa necessariamente assenza di realtà, assenza di verità. Una descrizione poetica può conservare, ad esempio, il ricordo di un evento o di una tecnologia, in questo caso, che l'autore non possedeva gli strumenti concettuali per definire. Nel confronto con i moderni UAP, il punto non è sostenere necessariamente che il Leviatano fosse un velivolo. Il punto è riconoscere che anche gli antichi hanno lasciato descrizioni di presenze aeree o comunque non umane dotate di caratteristiche fisiche, operative e apparentemente, ma direi realmente superiori alle capacità dell'uomo.
Paul Wallis nel libro fornisce una descrizione che secondo me è geniale, mettendo anche in rapporto e comparando la potenza fisica e l'intelligenza di Yahweh e del Leviatano, giungendo su base letteralmente testuale a una conclusione sorprendente e inattesa che però ovviamente lascio al libro. Nel quinto rilascio sono presenti 8 moduli chiamati FD302 che sono stati utilizzati dall'FBI per registrare le dichiarazioni dei testimoni e molti sono stati poi accompagnati da disegni digitali. Ricordiamo che gran parte della storia umana, della cronaca giudiziaria e perfino dell'attività di intelligence si fonda proprio sulla valutazione critica delle testimonianze. E quindi la pubblicazione di tutti questi documenti solleva una questione che non riguarda soltanto la natura degli UAP, riguarda il modo in cui le informazioni sono state conservate e selezionate. Sì, e questa applicazione direi dovrebbe essere applicata anche alle testimonianze antiche. Non possiamo pretendere che gli autori biblici ci abbiano lasciato fotografie o rilevamenti e tracciati radar. Possiamo però studiare il lessico, la coerenza interna, gli effetti descritti e il confronto con altre culture. Questo è fondamentale. Paul e io insistiamo proprio su questo punto nel libro. Traduzioni e riletture teologiche possono nascondere le informazioni, ma non possono e non sono riuscite a cancellarle completamente. Rimangono le parole, rimangono i significati tra le righe, rimane la possibilità di unire i puntini, rimangono il fumo, il fuoco, il vento, il rumore, il sollevamento da terra, l'arrivo e la partenza, l'abbiamo già detto. Sono stati però questi elementi che i teologi, comunque la corrente teologica che ha avuto in mano per secoli la Bibbia, non è riuscita a cancellare perché non poteva farlo. E il nostro compito non è quello di riempire i vuoti con la fantasia, ma neppure riempirli automaticamente con la teologia. Il nostro compito è quello di leggere e farci domande. E quindi noi nel libro I draghi dell'Eden affrontiamo un processo che presenta almeno questa analogia metodologica: la trasformazione della memoria attraverso la selezione dei testi e delle traduzioni. Alcune informazioni non sono state necessariamente cancellate, evidentemente non potevano farle, sono state però riclassificate. Un essere fisico diventa Dio, uno strumento straordinario diventa un miracolo, una presenza aerea diventa uno spirito, una flotta del cielo diventa una schiera angelica. Ma già abbiamo detto altre volte che chi crede negli angeli tradizionali della teologia, crede negli alieni, perché sono esseri che non appartengono alla specie umana e quindi sono necessariamente alieni. Quindi in entrambi quei casi descritti prima dobbiamo chiederci chi abbia organizzato la narrazione e secondo quali criteri. Quindi non sto paragonando direttamente il Pentagono agli antichi redattori biblici, soprattutto ai teologi. Sto dicendo che ogni istituzione seleziona, ordina e interpreta le informazioni che conserva. Sappiamo che chi ha la conoscenza mantiene il potere. Direi quella selezione condiziona inevitabilmente ciò che le generazioni successive potranno e anzi alle volte sono poi costrette a comprendere come tali e ad accettarle come tali. Il Pentagono ha già annunciato che altri documenti verranno pubblicati e noi continueremo ad esaminarli sempre con attenzione e continuando a volgere lo sguardo al nostro passato.
Sì, e forse è questo il collegamento più profondo sia con il mio lavoro in generale che questa volta in particolare con i draghi dell'Eden, ed è per questo che dicevo prima che forse gli Elohim ci stanno aiutando, non so se volontariamente o involontariamente. Pole Dio, ovviamente non chiediamo al lettore di credere che ogni racconto antico descriva una visita extraterrestre. Chiediamo però di smettere di impedire ai testi di dire ciò che letteralmente dicono. Oggi i militari parlano di sfere fredde, firme infrarosse, oggetti triangolari, fenomeni non identificati. Gli antichi parlavano di ruach, kavod, schiere del cielo, esseri volanti e strumenti distruttori, cioè di palese tecnologia. Le parole sono diverse ovviamente perché sono diversi gli ambienti e gli strumenti culturali impiegati per descrivere le esperienze vissute dai testimoni. E quindi la domanda rimane aperta. Stiamo osservando fenomeni completamente nuovi oppure disponiamo finalmente di tecnologie capaci di registrare qualcosa che accompagna l'umanità da molto più tempo, probabilmente da migliaia di anni? E quindi per il momento vi ringraziamo per averci seguiti ancora una volta con il solito affetto e vi salutiamo. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti!